notizia che è arrivata prima sui canali di informazione alternativa e pian piano vedo che sta arrivando su tutti i media nazionali. L'altro giorno anche su un canale che si chiama Kiss Kiss Napoli, che parla praticamente di questioni legate al Napoli Calcio, ma poi nell'attualità hanno trattato l'argomento dei droni. Vabbè, nel mondo stanno succedendo tante cose interessanti. Ultimamente abbiamo visto la questione del tentato colpo di Stato in Nord Corea e in Sud Corea, nel momento in cui chi era al governo non si trovava, insomma, coi conti ufficiali del Parlamento, voleva comunque avviare un processo di corte marziale. Abbiamo visto in Romania che sono state annullate le elezioni in corso, mentre insomma uno dei due candidati che non era quello favorevole poi ai percorsi dell'Occidente, e quindi è stata annullata l'elezione per presunte interferenze russe. Cioè, no, quando succede qualcosa è sempre colpa dei russi, dei cinesi o degli iraniani, insomma. E qualcosa sta succedendo in Georgia, perché comunque c'è stata una vittoria elettorale del primo ministro, che comunque non è favorevole ad un'entrata nell'Unione Europea. E quindi stiamo vedendo questa cosa dei droni che si sono visti sui cieli americani. Cosa significano questi droni? Ed è la domanda, insomma, che sta circolando sia sui media che sui canali di informazione alternativa. Ieri ho sentito proprio su questo canale un intervento interessante, ma interessante perché mi fa capire che la gente poi inizia a capire come sono i sistemi di rappresentazione del teatro grande, no? Diceva un telespettatore che ha telefonato, ha detto: secondo me questa cosa è legata alla morte dell'assicuratore, quel CEO che è stato sparato in strada poco tempo fa, perché in effetti stanno venendo fuori delle cose su questo assicuratore che sono antisistema, e il sistema non vuole poi che praticamente si sappiano queste cose, e quindi distrae la popolazione con qualcosa in cielo, insomma, no? Allora, noi viviamo di distrazioni. Come dicevo prima, la realtà è come un cubo con tantissime facce, e questa potrebbe essere una delle tante facce di questi droni. E per non scervellarci sulle tante facce, un'altra potrebbe essere che noi abbiamo una super tecnologia che fino adesso non ci hanno mai mostrato, quindi siamo uno stato più avanzato di quello che ci hanno mostrato, e l'abbiamo visto col telefonino. Il telefonino fine anni 90 non esisteva, e in poco tempo, insomma, ha avuto un'evoluzione incredibile. E quindi potrebbe anche essere questa la seconda risposta, ma potrebbe essere legato a quel famoso progetto definito Blue Beam, in cui, in una sorta di colpo di Stato mondiale, contrastato attualmente soltanto dalla Russia o da tutta una serie di sistemi, si mostravano questi droni, questi palloni illuminati, ologrammi, insomma, in cielo, per far credere all'umanità che ci fosse un attacco alieno e che comunque bisognava unirsi in un governo unico per fronteggiare questo attacco alieno. Penso che questa cosa poi, con l'allontanamento della Russia da certi sistemi, sfociati poi nella guerra in Ucraina, in altre questioni, anche quella della Siria che stiamo vedendo adesso, eccetera, ha un po' rotto le uova nel paniere a chi voleva creare questo nuovo ordine mondiale, e quindi in questo momento ci stanno mostrando questi droni anche per farci riflettere, come stiamo facendo qui in questa seduta, su questo famoso progetto Blue Beam. E quindi informare significa poi anche smontare, no? Cioè, perché qualora domani dicessero: guardate, ci sono queste cose in cielo e vogliono invadere la Terra, ognuno di noi, siccome ormai crediamo a tutto ciò che è la televisione, perché la televisione ha il potere di rendere razionale l'irrazionale, no? Peraltro di UFO si parla da anni, il Pentagono li ha riconosciuti, ha visto un sacco di oggetti misteriosi in cielo, e ne sono usciti rapporti. Quindi ne ha parlato anche Canale 5, ne ho parlato anche nell'intervista di Viglino in passato. Questi droni hanno iniziato a sorvolare i cieli americani dopo la vittoria elettorale di Trump.
poi si sono intensificati dopo che Putin ha lanciato quel famoso missile a grappoli, e quindi lui lì, perché cosa ha significato quel missile? Noi non abbiamo bisogno di lanciare una bomba nucleare perché abbiamo delle potenzialità altre che voi non immaginate. Nel momento in cui ha lanciato, almeno a livello rappresentativo, perché probabilmente erano soltanto dei video montati, eccetera, nel momento in cui ha lanciato quel video, insomma, con quel missile, e l'Occidente è rimasto sconvolto perché nessuno aveva mai visto una cosa del genere, cioè un missile che si scompone, diventa cioè praticamente un missile senza detonazione, che ha creato danni in maniera esagerata. Figuriamoci se poi può anche inserire esplosivo dentro di qualsiasi tipo, quindi creerebbe ancora danni di più. Allora, in quel preciso momento c'è stato questo muoversi di droni, come nel dire anche noi abbiamo qualcosa di tecnologico che voi non avete. Ma poi esistono anche altre vie, ma perché come dicevo poi a base terra, cioè in effetti in questo momento c'è un braccio di ferro tra due forze mondiali, eh, una capeggiata magari dal BRICS, insomma, e l'altra capeggiata da un vecchio Occidente che, come abbiamo visto, dopo vicende legate al 2012, sta per morire, insomma, sta per cedere il passo, insomma, a un nuovo sistema finanziario, a nuove regole più eque, diciamo, definiamole così, ma non vado oltre. E quindi in effetti questo mostrare i muscoli porterebbe a una sorta di buona uscita, nel senso che siccome poi l'Occidente ne ha fatte di cotte e di crude, potrebbe comunque poi, mostrando i muscoli, dire guarda, se andiamo a un conflitto io e te, non è detto che comunque tu ne esci senza danni. Peraltro ieri è uscita l'altra notizia che probabilmente ci sia arrivati a un accordo tra Zelensky e come si chiama, e Putin, e quindi a Putin rimarrà il Donbass, come è giusto che sia, insomma, perché noi anche rispetto alla narrazione dei giornali, noi avevamo nel 2014 dei telegiornali italiani che chiedevano l'intervento di Putin per salvare il massacro in Ucraina, e oggi vediamo di telegiornali schierati proprio cioè lui è intervenuto e adesso sono schierati dall'altra parte. Come mai? Vabbè, il come mai poi trovatelo voi come risposta, non sta a me dirvela. E quindi poi quindi andrà il Donbass e la Crimea, che poi c'è la Crimea, insomma, è dal 2014 in mano alla Russia, anche se leggendo su internet magari ti fanno percepire quasi che è ancora Ucraina. E il nodo centrale, secondo me, è Odessa, perché Putin è stato bene attento a non attaccare Odessa, perché Odessa è l'ultimo posto di mare, l'ultimo avamposto di mare dell'Ucraina. Nel momento in cui Putin avesse occupato Odessa, l'Ucraina non aveva più identità e quindi sarebbe morta, perché non avendo uno sbocco sul mare, economicamente anche la questione del grano, perché comunque l'Ucraina è molto forte sull'esportazione di grano, ma anche di metalli rari, perché comunque questa guerra e questa lotta è legata anche a questo. Secondo me la domanda interessante è sempre la stessa, cioè chi dirige cosa, no? Cioè se arriviamo a capire chi dirige cosa, poi in effetti senza perderci troppo nel teatro micro, no? Perché anche partendo dal teatro macro, poi andando a cercare il pelo nell'uovo, il significato, che cosa significa, in effetti arriviamo a perderci in questa dimensione. Quindi se il quadro effettivamente si muove tutto qui, un attimo, ok. La scelta dell'autore mette in chiaro il fatto che non stiamo leggendo una storia normale con personaggi che vivono la loro vita. Dalla prefazione dell'autore, la questione che mi preme molto è far cadere ogni tentativo di narrazione. In breve, dunque, non voglio raccontarvi proprio un bel niente. Sinossi. Matteo, l'autore di quest'opera, ha rinchiuso all'interno di un teatro 3 attori chiamati il protagonista, il secondo protagonista e l'attrice. Loro stanno portando avanti le prove per uno spettacolo che si darà a breve. Ma purtroppo le cose non sono semplici, perché il protagonista vuole fuggire via, non vuole fare parte di quest'opera.
In questo luogo c'è un divieto categorico da rispettare ed è di non scappare, recita il cartello sulla porta di uscita nel primo capitolo. Litiga spesso con l'altro attore ed è combattuto dalla scelta se virarlo oppure ucciderlo. Quest'ultimo poi è sposato con l'attrice, ma lei attrae il desiderio amoroso anche del protagonista. In tutto ciò, il narratore dell'opera ha ottenuto dagli attori il privilegio di assistere a queste prove, ma egli, per timore di ciò che andrà a vedere e raccontare, ha esteso questo privilegio anche ai lettori. Resta dunque da ammirare, tutti insieme, le loro gesta che dimostrano la grande abilità dei tre nel mischiare falsità vitale e verità scenica. Il quadro è abbastanza complesso e ovviamente in questi casi, per diciamo farne una sintesi, si dice ci sono due categorie, no? La persona che ignora e la persona che invece conosce. C'è anche una terza categoria, cioè una persona che conosce ma che ignora. quindi la questione è davvero, proprio ieri ne parlavamo con Giuseppe, no? Che magari, secondo me, proprio per queste continue narrazioni che avvengono, uno anche conoscendo vuole ignorare, perché veramente è bombardato da informazioni e da contenuti, come dicevamo l'altra volta, che cioè, si chiede anche, ma è vero? Cioè, non riesce più a muoversi, è quasi un invalido, e quindi resta fermo. E una cosa simile affronto anche nel libro, diciamo, non proprio questo. Però, per esempio, già nell'altra intervista, parlammo di questo coltello. Questo coltello che esiste, non esiste. Questo coltello che tra l'altro fece l'osservazione molto importante, Giuseppe, l'altra volta, disse, forse quello che ci passa alla televisione, quello che ci passano i media è proprio questo, cioè un coltello che non esiste o esiste, non si sa. E effettivamente questo ci riporta anche a un altro aspetto, ovvero che il coltello rappresenta il nostro rapporto con la parola e col linguaggio. Cioè, noi crediamo di possedere il linguaggio, ma in realtà è bensì l'opposto, cioè è il linguaggio che possiede noi. E quindi spesso si arriva a un punto in cui la realtà è il linguaggio, quindi la realtà è la narrazione. Quindi i media e tutto non è che narrano la realtà, la fanno nascere proprio. Quindi questo è il punto. Quando ovviamente noi vediamo le cose scritte nei giornali e diciamo ok, sta succedendo a loro, a noi non ce ne frega. Quando la cosa tocca a noi, le cose si fanno diverse, si fanno un po' più complicate. Cioè, allora questa cosa mi interessa da vicino, non posso più fregarmene, insomma, devo in qualche modo devo fare qualcosina. E poi c'è anche questa invocazione sempre ad un altro, enti, lo Stato. Infatti spesso la gente si lamenta, no? Delle tasse, dei problemi statali, e quindi come se le colpe vengano appunto personificate da persone o cose, in questo caso gli enti e lo Stato. Ma è detto una cosa più che giusta, che bisogna rivolgersi allo specchio e dire, ma quali colpe ho io? Per esempio, il mio terreno di competenza, che è la letteratura, deve conoscere un aspetto importante, che è proprio che riguarda questo, cioè ormai la letteratura non ha più un ruolo educativo, bisogna accettarlo, perché questo ruolo educativo l'hanno preso i film, l'hanno preso le serie TV, quindi questo ruolo di educazione, non senti più un bambino che dice sono cresciuto con l'Odissea, queste cose le sentivi magari in Grecia, cioè non senti più una persona che è cresciuta con un'opera letteraria o con un'opera simile, è cresciuta con dei film, il loro modello magari per i maschietti, no? Spider-Man, no? I modelli dei supereroi. Quindi il modello educativo letterario non c'è più. Ma c'è anche un'altra cosa, la letteratura come storia, cioè come storia raccontata, appunto della finzione letteraria, questa cosa anche non c'è più concessa, perché le cronache quotidiane, i giornali, i media ti raccontano una storia.
come avevo detto prima. Quindi anche questi due aspetti della letteratura sono stati divisi, scissi, e le loro rispettive proprietà sono passate in mano a rispettivamente cinema e rispettivamente media. Quindi la letteratura, scusate, io sono andato nel mio campo perché è lì che sì, perché c'è anche comunque un'azione, diciamo, come hai detto tu, il cervello, comunque gli occhi subiscono un film già fatto, pronto, cioè il regista ti propone le immagini, ti propone il colore, ti propone la voce, ti propone tutto. Quindi tu non devi sforzarti di immaginare qualcosa, che poi anche l'immagine. Quindi è già tutto pronto. E proprio per questo il cinema ha, passatemi il termine, più successo della letteratura in questi ultimi tempi. Anzi, gli scrittori spesso cercano anche loro di raccontarti la storiella, magari chi utilizza un linguaggio cinematografico nei film, quando in realtà dovrebbero accettare che la vecchia mansione, diciamo così, la vecchia competenza della letteratura, della narrazione, che però serviva ad arrivare altrove, educazione e altro, si è persa. Quindi gli scrittori o si rassegnano a questa condizione oppure faranno eternamente una cosa che abbiamo detto già prima, cioè lamentarsi. Perché vedo spesso articoli editoriali italiane in crisi, non si vendono libri, nessuno legge più. Ma la mia domanda è principale: esattamente che cosa si deve leggere? Non c'è più, la gente veramente si rifiuta. C'è una battuta di Massimo Troisi in un suo film che dice appunto questo: 8 milioni sono a scrivere, io sono uno solo. L'interazione umana è rappresentazione, ok? Cioè io ogni volta che entro in una dinamica sociale entro in una dinamica di rappresentazione. La rappresentazione avviene perché, come diceva Matteo nella scorsa puntata, io narro una mia prospettiva, lui mi risponde narrando una sua prospettiva e quindi sono due narrazioni. Sul suo pensiero condivido il suo pensiero al 90%, cioè nel senso che poi sulla questione dei contenuti, secondo me poi mi discosto leggermente, cioè nel senso che per me poi nella narrazione esistono dei contenuti buoni e dei contenuti finti, malvagi, eccetera. E quindi secondo me poi, siccome siamo tutti qualcuno che sta narrando qualcosa, dobbiamo imparare a distinguere l'altro cosa sta narrando, ma anche noi cosa stiamo narrando, perché poi comunque alla fine, anche se la verità non esiste, perché comunque, come dicevo in una trasmissione, la dimensione di realtà è come un cubo che ha molte facce, però esistono comunque delle narrazioni nocive e delle narrazioni benevole, no? Tra virgolette. Faccio un esempio. Se io incontro una persona, che poi già l'ho usato qualche volta nel parlare con te, incontro una persona e chiedo: senti, per andare a Napoli che strada devo fare? Ok? E quella persona mi dice: devi andare dritto, poi girare, devi andare a destra di là, arrivato a quell'incrocio devi andare a sinistra, poi prosegui per 3 chilometri e sei arrivato a Napoli. Ok? Questa è una narrazione, però se questa narrazione mi porta dove devo andare, è una narrazione positiva, con contenuti positivi, ok? Se invece uno ti dice: guarda, per andare a Napoli devi andare a sinistra e poi mi trovo sopra la montagna, per esempio, passiamo a una narrazione negativa. E quindi secondo me noi nella società in cui viviamo dobbiamo imparare a distinguere a quale narrazione stiamo assistendo, se a quello che ci porta nel punto che noi abbiamo chiesto di arrivare, o se a quello che ci porta nel punto più sbagliato in cui non volevamo essere. E quindi questa poi è la differenza dei contenuti, e qui mi dissocio leggermente da te, nel senso che comunque esistono dei contenuti fuorvianti e dei contenuti invece che non lo sono. E quindi passo poi alla questione degli autori o alla questione dei media, eccetera, perché comunque è molto collegata. Cioè ci sono molti autori che, e quindi ne abbiamo parlato anche nella chiacchierata con te, che sfruttano l'onda, cioè nel senso che in questo momento si parla di alcune tematiche che io definisco woke, non ci voglio entrare nello specifico dentro, e quindi scrivo un libro perché praticamente parlando di temi woke, in effetti, peraltro esistono anche dei finanziamenti per i temi woke, quindi chi scrive un libro, chi scrive un film, eccetera, può accedere a dei finanziamenti perché
sta centrando il tema che loro vogliono centrare, sta centrando le narrazioni che loro vogliono centrare. Okay? E anche i film si sono adeguati a questi, cioè come succede con i libri, cioè che una determinata grande casa editrice non ti propone un libro se è anti-woke, come sono i miei libri per esempio, e quindi praticamente lo succede anche con i film. In effetti, se vediamo in America, tornando all'attualità, c'è sempre il solito Musk, sta finanziando Denzel Washington e lo stesso, come si chiama quello di Arma Letale, stanno facendo una casa cinematografica anti-woke e la sta finanziando lui, in effetti, Musk. E io, per esempio, ho potuto scrivere i miei libri anti-woke, anti-sistema, perché in effetti ho trovato una casa editrice che fa questo tipo di lavoro e sostiene queste persone, sarebbe Aurora Boreale con Nicola Bizzi, che qualcuno di voi ha conosciuto, eccetera. Come è accaduto con la Disney, la gente insomma la sta un pochino boicottando perché comunque è stanca di essere tagliata alle radici, insomma, no? Alle radici culturali. Cioè, se Biancaneve è Biancaneve, non è che poi alla fine... io però in effetti... torno a quella montagna, cioè se qualcuno mi porta a sperdere per farmi arrivare alla montagna, la pericolosità secondo me sta nel fatto che certi temi che tu vedi come con una doppia faccia, no? Perché esiste, no? La doppia faccia, cioè poi centrare sempre la stessa cosa porta al vomito, alla nausea, no? Tra virgolette. Però il problema è questo, che in questo frattempo, insomma, mentre la gente arriverà a prendere consapevolezza, questi sono entrati nelle scuole. Io lo racconto nel libro Guerre spaziali sul pianeta scuola, ma torno anche alla questione delle parole, nel senso, no? Io sto per scrivere un terzo libro che si chiama 2020, l'ultima battaglia su Semantic, e vado proprio sull'analisi delle parole, cioè nel senso che, ascoltando grandi sociolinguisti, la parola è essenziale, perché no, è cosa che dice anche poi il grande Matteo Di Fiore, che attraverso la parola ognuno di noi percepisce lo spazio e la realtà in cui vive, o percepisce lo spazio e la realtà dell'altro. Okay? Loro che cosa hanno capito? Cioè, utilizzando i più grandi sociolinguisti, perché poi abbiamo visto che anche alcuni sociolinguisti che ho trattato o alcuni antropologi che ho trattato nei miei libri, poi sono stati, tra virgolette, come si dice, acquistati, e quindi hanno iniziato poi a narrare per il padrone, no? Diciamola così la cosa. E quindi in questo tempo, cosa che scrivo nel libro, si è lavorato molto sul significato delle parole. Per esempio, una delle parole che cito nel libro è quella del concetto di eutanasia. Cioè noi abbiamo fino adesso avuto un concetto di eutanasia che forse era scritto anche su Wikipedia, ma oggi se vai su Wikipedia e cerchi la parola eutanasia, vedi che comunque si allarga su varie sfaccettature, no? Cioè, per me il concetto di eutanasia è che io non voglio stare più su questa dimensione, in realtà praticamente voglio salutare questa vita, ok? Scelgo io e tu praticamente in base a delle cose, sia etica non sia etica, sia cattolica non sia cattolica, e poi tutto un discorso teatrale anche quello, in effetti scelgo io. E invece ci hanno per esempio propinato la questione dell'orso nelle foreste al nord, in effetti, se non sbaglio era in Trentino, non ricordo, Val d'Aosta, non mi ricordo bene il setting, dove praticamente c'è stato un coltello che non sappiamo se era vero o se era finto, in cui un runner è morto, per esempio, e probabilmente non sappiamo come mai è morto, insomma, se lui è sconfinato, perché poi la narrazione è così, ti dice quello di cui hanno bisogno loro per manipolarti, tra virgolette. E quindi praticamente un'intera equipe che si è riunita per uccidere questo orso nelle foreste ha praticamente dichiarato questa azione, che è un vero e proprio cioè una vera e propria uccisione, no, di un animale, come eutanasia. E allora è questa la questione, cioè nel senso che comunque chi ci governa in questo momento sta lavorando sulle parole per cambiarci la percezione, ma
per cambiarci anche l'interazione sociale tra noi e gli altri, eccetera. Perché È sempre stato così, non è iniziato certo con questo governo. però adesso c'è una risonanza maggiore perché come se si stesse spingendo di più sull'acceleratore per certe cose. E quindi in effetti torno alla questione dei contenuti, che secondo me esistono contenuti buoni e contenuti insomma falsi, li chiamo falsi, insignificanti, eccetera. E l'idea di creare il canale a mano libera, presente il tuo libro, che poi sta diventando insomma più grande con altre rubriche, nasce proprio da questo, dal fatto di dare la possibilità a degli autori di raccontare i loro contenuti. Poi è la gente che insomma sceglie quell'autore, sceglie insomma il contenuto che porta. E quindi poi è qui quella responsabilità, qui ritorniamo a quella responsabilità di cui parlava Matteo, cioè nel senso che uno si guarda nello specchio, vedo che prodotto ho creato, e quindi se ho creato un prodotto woke, poi posso aspettarmi anche di fare la fine della Disney. Insomma, queste sommariamente. Chiudo qua e passo la parola a Matteo. Sì, come ho detto ieri quando mi ha presentato Goffman, Giuseppe, ci sono molte similarità tra Pirandello e Goffman, solo che Goffman ha detto una cosa importante, perché Pirandello ha diciamo trovato una soluzione in un nessuno e 100.000, ovvero quella di chiudersi in manicomio. Però il manicomio, ovviamente adesso sono chiusi in Italia, non esistono più nemmeno, però il manicomio deve essere visto come un luogo, anche magari non proprio concretamente esistente, dove il sé originario si può esprimere. Però il sé originario non può vivere in società. Perché il sé originario, come dice appunto Pirandello, è un flusso costante di alti e bassi, veramente noi non sappiamo nemmeno la reale vita, proprio quella più sotto, più in basso, cosa sia, perché siamo talmente tanto appunto stracolmi di vita sociale che non sappiamo la vera vita autentica. Questo un po' rientra nei pensieri esoterici e mistici, no? La vera vita quale sia, in profondo, anzi spesso bisogna proprio costruirsela, cioè riusciamo a essere in società proprio se ci costruiamo un ruolo, cioè questa vera vita autentica più si perde e meglio è, proprio per vivere in società. E l'interazione umana è non solo io e te parliamo e io ho un'immagine di te, ma mentre io parlo ho un'immagine anche di me. È una recita continua, anzi, lo star da soli non migliora le cose. Cioè, lo star da soli non vuol dire che tu sei sincero, no, è anche un'altra recita quella. Quale recita è? La recita dell'io. Io sono così, io sono colà. Poi noi siamo molto occidentali, quindi a noi noi siamo occidentali, quindi a noi l'io dappertutto. Io mangio, io bevo, io vivo, io nasco, io muoio. L'io ovunque. E l'io non vorrà mai, come dice il Lino, l'io non vorrà mai superarsi. Anzi, vuole sempre confermarsi, avere delle conferme, anche con gli altri vuole avere delle conferme, tant'è che quando qualcuno ci manda una critica, noi ne risentiamo parecchio, non tanto perché appunto magari mi ha criticato qua nel libro, faccio un esempio nostro letterario, no? Perché ci hanno criticato il libro e quindi restiamo male perché il libro è brutto. No, ha cambiato la percezione di me, perché il libro comunque è un prodotto mio, quindi cambia la percezione che io ho di me. Quindi l'io da solo non potrà mai, non riuscirà mai a scavalcarsi. Però dentro di noi abbiamo una spinta che come vuole, questa spinta come vuole mandarci sottoterra, cioè vuole mandarci nella terra, così vuole mandarci anche fuori dal corpo e fuori dall'io. Questa spinta, dico spirituale, ma per farmi intendere, questa spinta spirituale che di certo non proviene dall'io e di certo non è un bisogno, perché il bisogno è carnale, questa spinta che vuole appunto andare oltre la terra, che vuole tornare laddove è provenuta l'anima, no? Per esempio l'orfismo, cioè vuole tornare all'origine, altra cosa che avevo detto prima, all'origine,
prima di iniziare, cioè vuole tornare laddove è giunta. E su questo aspetto mi fa pensare a una cosa di Freud, di Sigmund Freud, uno sconosciuto, no? Uno sconosciuto. Lui scrisse un libro, non mi ricordo l'anno, ha scritto un libro molto, molto importante e interessante. E ha utilizzato anche per questo libro un titolo nicciano, Al di là del principio di piacere. Nietzsche, lo mastichiamo un po'. Questo libro, quando è stato presentato a Ginevra, mi pare, la gente rise parecchio, lo presero in giro, e Freud ne ha prese di mazzate, pure per il complesso edipico e tante altre cose. E quando ha presentato questo libro, ha detto proprio, ve lo riassumo, ha detto l'uomo, così come è spinto verso la vita, e quindi anche alla conservazione, no? Alla sopravvivenza, così è spinto anche a voler tornare all'inorganico, cioè all'origine. Immaginate dire una cosa del genere di fronte a un gruppo di persone che crede soltanto nella pulsione della vita. Ma che stai dicendo? Questo è pazzo, questo si è drogato. Quindi l'inorganico, l'uomo come vuole confermare la vita, come vuole appunto restare lì, dov'è? Vuole anche tornare da dove è arrivato, da dove è giunto, quindi all'origine. Questo principio di piacere bisogna anche aggregarlo a quello che è il trauma psichico, sempre. Cioè, c'è una cosa strana che io ho osservato, anche strana, che probabilmente è conosciuta, non è che l'ho scoperta io, per carità. Però molte tragedie greche, per esempio anche Eschilo conosceva molto questa cosa, ma anche gli altri attuano questo aspetto importante, conoscono una ripetizione. Per esempio Oreste, vi faccio un esempio. Clitemnestra uccide suo marito Agamennone, e quando lo uccide, e Agamennone a sua volta ha ucciso sua figlia Ifigenia, quindi Ifigenia è stata uccisa da Agamennone da Clitemnestra. Quindi tutta la tragedia cos'è? È un cercare di evitare quello che dovrà avvenire. Quindi in quel caso, questo Alastor, mi pare si chiami in greco, c'è questo genio, come dice Escolo, che si muove in casa, che è questo genio dell'omicidio, dell'omicida. E tutto finisce con Oreste, che è Elettra, sua sorella, che vendicano il padre. Padre ucciso dalla madre, quindi c'è un matricidio, no, da parte di Oreste, e il padre cioè, quindi è una linea proprio genetica dell'omicidio. E questa cosa mi ha fatto pensare molto al trauma psichico analizzato da Freud, perché in noi c'è questa ripetizione. Cioè noi, nonostante sappiamo che una cosa crea dispiacere, continuiamo a farla. Come mi ha detto per esempio ieri pure Giuseppe, ci sono molte donne che vorrebbero cambiare i loro uomini. Cioè, quindi, nonostante ci sia del dispiacere, nonostante ci siano una serie di emozioni negative, noi persistiamo in quel dispiacere. Tra l'altro questa attività è rappresentata dall'io. Cioè, l'io nasce, l'io è un post. L'io non nasce con la nascita della persona, l'io nasce dopo. Inizialmente siamo degli esseri molto percettivi e quindi l'io nasce dopo. Anzi, l'io nasce al momento in cui il padre entra anche nella vita, per esempio, maschile, o comunque diciamo anche l'io sociale veniva introdotto con la figura del padre. Io penso sempre a questo complesso dell'evirazione, no? Analizzato da Freud, sempre, ormai oggi Freud è il mio spirito guida. Guardate che l'io è solo la punta dell'iceberg, cioè l'io non è tutto. Dietro all'io, anzi, anche i sintomi nevrotici che la persona mostrava erano il risultato di una lotta interna proprio tra due sfere che si scontravano. Una sfera appunto desiderante o che magari
appunto aveva un certo bisogno, e la sfera del superio, come dice lui, che è questa sfera che controlla, che appunto magari questa donna aveva un superio molto forte, molto resistente, ecco un'altra parola importante, non a caso, e quindi il sintomo nefrotico è un risultato di questo conflitto, cioè l'io sarà sempre una mediazione, l'io sarà sempre colui che parla, colui che pensa, quindi è sempre una mediazione, viene sempre dopo. Come il sintomo, media, la parola, se vogliamo, è anche questo, è anche un sintomo, cioè, infatti lui analizzò anche il lapsus, cioè è una mediazione tra quello che sento e quello che penso, quindi quello proprio è una mediazione, quindi è l'ultima ruota del carro. Noi non insegniamo, come dice anche Angelo Tonelli, no? Quando parla dei misteri luisini, dice noi non insegniamo, il nostro non è un insegnamento, cioè non c'è un coinvolgimento di parole, di significati, appunto tra passati attraverso la parola, quindi di comunicazione. No. A noi coinvolgiamo le persone attraverso l'intuito, cioè da sotto. Cioè c'è tutto un aspetto che va oltre la ragione, oltre l'io, che io oserei dire anche incomunicabile. Quel poverino dei Leontini, Gorgia, non aveva tutti i torti quando diceva che nulla esiste, no? E anche se esistesse non si potrebbe comunicare. Cioè ci sono cose che, per esempio la letteratura attuale è una spiegazione dello spiegabile, o comunque tenta sempre di spiegare lo spiegabile, ma non vuole entrare nel campo dell'impossibile. Proponi alle case editrici un libro del genere, cioè proponi un libro che invece di passarti un significato sulla vita, sulla morte, sulla rinascita, così va, cerchi di cogliere l'intuito. Per esempio il mio libro, spazio autopromozionale, il mio libro vuole fare questo, cioè è come i misteri luisini, io non voglio passare un significato della vita o attraverso la parola passarti un insegnamento, anche perché non voglio insegnare nulla, e onestamente non ce la voglio. Quindi il mio è un intuito, quindi è come posso dire, è tutta una vita che scorre, che ti vuol cogliere da sotto, per arrivare sopra, ma appunto lì ho sempre mediazione e va fuori, e viene dopo, anzi scusami, viene dopo, ma vuole coglierti da dentro, con l'intuito, un intuito dionisiaco, come i misteri luisini. Noi facciamo tutti questi riti, ma per favorire un intuito, cioè noi siamo, come posso dire, siamo in linea diretta con l'intuito umano, non con la ragione, con la sua parola. Anche per esempio a proposito dell'atto di realtà che ho detto, dei riti, ho detto l'altra volta, anche qui è la stessa cosa, cioè loro attorialmente quasi imitavano tutte le gesta di Demetra, di Persefone, il ratto di Persefone a opera di Plutone. Quindi sono attori, ma attori non che ti passano la storiella o che appunto vogliono farti capire cos'è la vita. Tutto il mistero passa da sotto, tutti i misteri passano da sotto, non ti arrivano qui. Infatti tutto nasce dalla filosofia, cioè la psicologia nasce dalla filosofia, il teatro nasce dalla filosofia, che dirti, anche la sociologia nasce dalla filosofia. Io prima del 2020, sai, guardavo l'ho detta già in qualche altra chiacchierata, con invidia, no? La figura dello psicologo, perché ero affascinato da questo aspetto micro, e nonostante sono un sociologo, ho studiato comunque le modalità dei media, ero più teso verso questo teatro micro. Da quando poi nel 2020 sono accadute tutte queste cose, cioè, guardavo gli aspetti sociali, infatti temi come la depressione sociale e la sursocialità sono comunque dei temi relativi alla crescita dei bambini, insomma, dei nostri alunni, e già erano nati in me prima del 2020. Però poi nel 2020 ho messo assieme tutta una serie di fenomeni, eccetera, e quindi
e con orgoglio che poi mi sono ritrovato a cercare di analizzare questi aspetti macro, insomma, della socialità. Ma anche perché secondo me poi la sociologia è una sintesi per entrare in relazione con queste rappresentazioni e fartene una tua idea, perché poi torno sempre a quella famosa frase di prima. È vero, è tutta rappresentazione, ma dobbiamo distinguere chi ci porta nel posto dove dobbiamo arrivare e dobbiamo distinguere invece chi ci porta sulla montagna su un precipizio di un burrone. Questa è la grande distinzione poi, no? Che si sposta a livello macro e quindi poi, tornando alla questione dei media, dobbiamo capire è sempre la lingua che nel 2020 ci ha narrato un sacco di frottole, no? E quindi oggi ci sta narrando questa cosa dei droni. Peraltro, come dicevo in un'altra trasmissione, certe fonti hanno inquinato certi canali, no? Perché noi, chi voleva fare ricerca, andare oltre il telegiornale, ha iniziato a ricercare su YouTube, su Telegram e si è fatto comunque un percorso di informazione alternativa. Allora io, quando arrivano queste notizie da TG, penso che la lingua che narra certe cose è sempre quella lingua che mi ha portato in montagna sul burrone. E chiudo qui. Comunque, abbiamo discusso per quasi un'oretta solo io e te.